Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo del perché vaccinare. Durante l'infanzia le malattie infettive sono numerose, soprattutto in autunno ed in inverno. Si manifestano con febbre, raffreddore, tosse, diarrea, vomito o eruzioni cutanee che scompaiono rapidamente. Non si propongono vaccini per queste malattie senza gravità. Purtroppo alcune infezioni contagiose sono pericolose e possono provocare gravi complicazioni o addirittura essere mortali. In certi casi è possibile proteggere il proprio figlio inducendo una difesa efficace del suo sistema immunitario grazie alla vaccinazione. I vaccini contengono delle particelle di microbi oppure dei microbi indeboliti o inattivati contro i quali il sistema immunitario reagisce costruendo le proprie difese come se si trattasse di un'infezione naturale. Questa sorta di allenamento del sistema immunitario permette al bambino di acquistare delle difese capaci di neutralizzare i microbi pericolosi al momento del contagio e di evitare sia la malattia sia le sue complicazioni. Come si sviluppa un vaccino? Video illustrano malattie evitabili grazie alla vaccinazione. The Impact of Vaccination on Selected Diseases in the UK. La vaccinazione permette una protezione individuale e collettiva maggiore e il numero di bambini vaccinati minori sono le malattie corrispondenti in grado di diffondersi in una popolazione e dunque queste malattie diventano sempre più rare. La vaccinazione dei bambini e degli adolescenti quindi è considerata uno dei maggiori successi della medicina preventiva. I vaccini rappresentano il modo più efficace per proteggere un bambino da malattie che possono avere delle conseguenze più gravi di ciò che si pensa abitualmente. Le reazioni ai vaccini in generale sono poco importanti, non provocano quasi mai i sintomi e le complicazioni della malattia dalla quale proteggono. Alcuni genitori si preoccupano di eventuali effetti collaterali gravi dovuti alle vaccinazioni. Bisogna sapere a tale proposito che milioni di bambini sono già stati vaccinati con successo. Al giorno d'oggi numerosi adulti soffrono ancora di conseguenze di malattie infantili, paralisi, deficit motori cerebrali, sordità, eccetera. E capita ancora che alcune persone muoiano perché non sono state vaccinate o perché la copertura vaccinale è insufficiente. Nella vita il rischio zero non esiste, tuttavia i pericoli della vaccinazione sono notevolmente inferiori a quelli delle malattie naturali. Molte domande sorgono al momento di decidere se vaccinarsi o meno. Fortunatamente, per facilitare la scelta esistono delle raccomandazioni che tengono conto sia dei rischi delle malattie che dell'efficacia di ogni vaccino e dei suoi possibili effetti collaterali. Queste raccomandazioni indicano quante dosi di vaccino sono state necessarie e a quale età affinché non vengano somministrate né troppo presto né troppo tardi. Si è vedovi quando si è perduto il proprio coniuge, orfani quando sono venuti a mancare i propri genitori, ma non esiste parola per definire chi ha vissuto la perdita di un figlio. Bisogna dire che per secoli vedere il proprio bambino morire di malattia è stato purtroppo normale. In Svizzera, nel corso del 1876, anno di inizio delle statistiche sulla mortalità, circa 200 bambini su 1000 morirono prima di raggiungere un anno di età. Oggi per fortuna il tasso di mortalità infantile è sceso a circa 3,5 su 1000. Si deve questo straordinario progresso soprattutto alla vaccinazione generalizzata, associata naturalmente all'igiene e a una buona alimentazione. Infatti, quando una popolazione è vaccinata in massa contro il microbo, germe, virus o batterio di una malattia contagiosa, beneficia di una immunità collettiva. Anche se una persona è infetta, il contagio non può diffondersi perché le persone con le quali è a contatto sono già immunizzate, cosicché le persone che non possono essere vaccinate, in particolare i neonati e le persone con immunità ridotta, sono protette dalla resistenza del gruppo. Il tasso di vaccinazione che permette di raggiungere questa immunità collettiva dipende dalle malattie. Più una malattia è contagiosa, più il tasso di vaccinazione necessario deve essere alto. Ad esempio è del 95% del morbillo e del 70% per l'epatite B. Le epidemie cambiano la storia dalla più remota antichità. Le civiltà hanno dovuto affrontare varie ondate epidemiche che si sono spesso protratte per molti anni.
Le più tristemente famose in Europa sono la peste, il colera, il vaiolo e il tifo, accompagnando le caratteristiche e le guerre, fluttuando con i grandi periodi di freddo. Queste malattie contagiose hanno imperversato una dopo l'altra o contemporaneamente, apparendo e scomparendo con il trascorrere dei secoli. La più impressionante è stata la peste nera, che ha devastato l'Europa dal 1347 al 1352, sterminando tra il 25 e il 50% della popolazione, portando con sé grandi cambiamenti nell'economia, nella geopolitica e anche nella religione. In seguito a queste epidemie, gli individui che sopravvivevano all'infezione erano immunizzati, così che successivamente le malattie infettive potevano colpire solo i bambini piccoli. Perciò il morbillo è spesso percepito, a torto, come una malattia infantile, esattamente come il vaiolo, causato da un virus particolarmente contagioso che ha imperversato a lungo. Ma grazie a grandi campagne di vaccinazione condotte a partire dal 1958 su scala mondiale, il vaiolo ha potuto essere debellato nel 1979, così che la vaccinazione ha potuto essere interrotta. Anche la poliomelite o la difteritere, che colpiscono soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni, sono ormai sotto controllo nella maggior parte delle regioni del globo. Anche il morbillo, pur essendo molto contagioso, non circola più in alcune regioni del mondo dove il tasso di vaccinazione è sufficiente. Nel XIX secolo è il colera ad aver segnato più a fondo gli animi. Ma se si tiene conto delle persone malate, dei decessi e il colera che ha fatto meno vittime della tubercolosi o dell'influenza spagnola del 1918, che ha causato nel paese la morte di 21.000 persone, il 70% dei quali aveva tra i 20 e i 49 anni. Fiammata, epidemia, pandemia, infatti sono tre parole che per descrivere la portata di un contagio. Si parla di fiammata per descrivere l'improvvisa comparsa di qualche caso. Si parla di epidemia quando il contagio interessa una regione o qualche paese, e si parla di pandemia quando il contagio si diffonde in un intero continente o più. Un'epidemia, una pandemia possono essere causate da un batterio o da un virus già noti, quando la percentuale di persone vaccinate non permette più la protezione attraverso l'immunità collettiva. Può anche essere dovuta a un batterio o un virus comparsi recentemente come l'AIDS nel 1983 o il coronavirus SARS nel 2002-2004, quando all'influenza stagionale si tratta di una malattia contagiosa causata da diversi ceppi di virus. Alcuni ceppi appaiono regolarmente attraverso mutazioni e incroci, creando nuove minacce per le popolazioni. Perciò i vaccini contro l'influenza cercano di immunizzare le popolazioni contro diversi ceppi contemporaneamente. I virus già noti e i nuovi mutanti, quelli che gli specialisti temono di più, perché potrebbero scatenare una nuova pandemia letale, come già avvenuto nel 1918, nel 1957, nel 1968 e nel 2009. The Pandemic Gap in Swiss Medical Weekly 12-11-2020, 4 famiglie di epidemie. Possiamo dividere le malattie pandemiche in 4 famiglie. Le malattie che colpiscono l'apparato digerente, diarrea, colera, salmonella, eccetera, si trasmettono soprattutto attraverso l'acqua contaminata da germi fecali. Le malattie i cui microbi si trasmettono da persona a persona attraverso goccioline emesse con tosse e starnuti, difterite, influenza, morbillo, tubercolosi, eccetera. Il contagio avviene respirando queste goccioline infette sospese nell'aria o ricadute su alimenti o oggetti. Le malattie a trasmissione sessuale, AIDS, sifilide, epatite B, papillomavirus umano, eccetera. Le malattie diffuse attraverso punture e morsi di animali, pulci d'occhi, zecche, zanzare, malaria, febbre gialla, febbre tropicale, zika. Una falsa sensazione di sicurezza. Ai nostri giorni, con i farmaci di cui disponiamo, possiamo avere la sensazione di essere al riparo da una grande epidemia come quelle che hanno funestato il passato. Si tratta di un errore. Un'ecatombe è sempre possibile. Gli incessanti movimenti di merci e di persone attraverso l'intero pianeta ne aumentano il rischio. Tanto più che, per via di una sensazione di sicurezza dovuta al fatto che gli altri si vaccinano, troppe persone trascurano di vaccinarsi o di far vaccinare i propri figli. Il tasso di vaccinazione scende allora sotto la soglia che assicura l'immunità collettiva.
Così nel corso degli ultimi decenni il paese ha conosciuto diverse grandi epidemie di pertosse e di morbillo, malattie che si pensavano sotto controllo. Vaccini per la protezione individuale, vaccini non contribuiscono soltanto al controllo delle gravi malattie contagiose, ma anche al loro eradicazione, proteggono l'individuo anche da malattie non contagiose come il tetano o la meningoencefalite da zecche. In questo caso l'immunità collettiva non gioca alcun ruolo. Si può contrarre una tale malattia anche se tutte le persone con le quali si è in contatto sono ben immunizzate. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti, sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.